Ciao Impalinati, questa è la seconda puntata sulle finali nazionali di pattuglia a lungo raggio organizzate dalla Federazione Italiana Giochi Tattici a Sarnano, nelle Marche. Quest'oggi andiamo a vedere gli obiettivi. Andiamo a vedere qualcosa di veramente molto particolare rispetto alle altre finali a cui ho potuto assistere in questi anni, in quanto per la prima volta ogni comitato regionale ha portato il proprio obiettivo e lo ha allestito. Infatti vedremo i vari obiettivi Piemonte, l'obiettivo Sicilia, l'obiettivo Lazio, l'obiettivo Campania, insomma non sto ad elencarvi qua tutte le regioni, ma appunto la grande potenza di questa organizzazione che ormai è da oltre 25 anni che sta raccogliendo iscritti e che sta sviluppando un lavoro su tutto il territorio nazionale, ha dato vita a una cosa veramente che non abbiamo mai visto nell'ambito dell'Airsoft, ovvero veramente tutta l'Italia che gioca. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere gli obiettivi, perché quest'anno veramente, ragazzi, mi hanno lasciato senza fiato. Buona visione. Andiamo all'inizio del village a incontrare un po' di squadre che stanno per partire. A livello di multitollo Ma lui che cosa sta facendo lì da solo? Raduniamoci un attimo, ragazzi, raduniamoci un attimo. Raga, le pattuglie tutte sul prato, facciamo la foto di Victor, segniamo la documentazione di gara e poi partite. Allo 5 c'è? Quante problemi siamo? Mi godo questa finale con mio figlio È la mia prima finale, speriamo, io la faccio con mia papà. settima è la sua prima. Speriamo bene. Allora, buongiorno a tutti. Allora, mi scuso per gli inconvenienti, questa notte abbiamo comunicato alcuni aggiornamenti di coordinate e ora ne comunico un'altra. Allora, 33 Torino, 33 T, 03 59 339. Andiamo adesso finalmente a vedere come i comitati regionali hanno organizzato i vari obiettivi. Ogni macchina che si vede è un infarto, andateci piano.
Prima di poter accedere al vero e proprio obiettivo, spesso vi toccheranno anche i combat. Bring the band in. Woo. Well, all right. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it, too advanced to think. You know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism mixed with the best. You get it? What you're seeing is a beast in the flesh. I'm vetted up. I don't need to try to speak for the rest. Always keep it abrupt. They wanna keep it a mess, you know. This is what you get when you're sitting as a vet. But everybody know that you're a threat. With the rest, let's go. E soltanto quando avrete eliminato tutta la difesa potrete accedere alle quest dell'obiettivo e cercare di risolverle. Adesso dalla Sicilia abbiamo realizzato tutto l'obiettivo per le finali. L'obiettivo è molto bello, praticamente terminata la fase A, quella dell'attacco. 2 operatori della squadra attaccante entrano dentro, io rappresento il dottor Lecter. Entrano perché cercano un uomo che ha delle informazioni che deve dargli. L'uomo è stato operato da me, quindi è all'interno della casa, però per poter arrivare a lui devono entrare in delle stanze, devono però per entrare recuperare dei codici perché altrimenti le porte non si aprono. Raggiunto il loro praticamente informatore, devono recuperare queste informazioni e riuscire dalla casa. Per uscire dalla casa, siccome io nel frattempo sono morto perché un mio paziente per errore mi ha eliminato, devono trovare dei codici per aprire la porta di uscita, altrimenti rimangono dentro. Questa è tutta la parte della fase E. We don't quit, we won't stop. Riders all to the top. We won't fit it up, we won't fit it up, we won't fit it up lights now. We don't quit, we won't stop, no. Riders all to the top, we won't fit it up lights now. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Sam Augustin. Let's go. L'obiettivo Chimera è stato organizzato dal Comitato Ligure. Gli incursori devono accedere all'interno di questo laboratorio improvvisato. E devono disarmare prima l'antifurto generale. Stacca! Entrate sempre Per permettergli poi di poter muoversi agevolmente all'interno del laboratorio. Lì c'è un filo, il filo che va verso giù, però non so se... No. Zitti un attimo. Il sistema allarme non viene disarmato prima della rimozione della bomba. Controllate tutto attorno! E successivamente disarmare quello che è l'ordigno. Questa cosa sarà resa sicuramente molto più difficile da tutti i sistemi che abbiamo introdotto anti-manomissione. Perciò una volta che loro accederanno all'interno del laboratorio e metteranno le mani su Chimera, dovranno entro 5 minuti dall'apertura dell'ordigno inserire una password che troveranno all'interno di un manuale che è il manuale dello scienziato che l'ha costruita. Pulsante asterisco, va bene? Allora, il nome dell'unità viene usato come termine di dissettaggio. Posso toccare? No, non è che fai esplodere tutto, no? È acceso un LED. Vai. Posso? Me lo stai dicendo te, arbitro? Sto dicendo io. Sistema alfanumerico, ok. 5 minuti che abbiamo tempo, in totale sono 12 caratteri. Sono 12 caratteri. Qui c'è una chiave comunque. 27 più 55 per 10. Però aspetta, segnatelo. Ricordate che in totale sono 12 caratteri. Segna 57 più. Che è successo? E successivamente dovranno estrarre quello che sono le provette di materiale radiogeno. Estrazione provetta 1. A quel punto, una volta tolta la spoletta, potranno portare via l'ordigno e sfiltrarlo fuori dai 30 metri. Perché è quelle che devo togliere? Le teste prima di consegna al colore. E tanto mancava un secondo. Era scoppiato. Altra caratteristica della pattuglia ricognitiva a lungo raggio è la controinterdizione.
Questi ragazzi che vedete qua proprio fanno parte di questo gruppo di pattuglia che cerca di evitare e di rendervi la vita difficile quando cercate di raggiungere gli obiettivi. Pattuglia le strade e se vi ingaggia perdete un sacco di punti. Insomma, lontano dalla contro, via dalle strade. Sempre. Va bene. Questo è l'obiettivo Hotel del Comitato Lombardia, creato dai club La Fulminata, Pantere Bergamo, JJF e 34esima. L'obiettivo Hotel è suddiviso principalmente in 3 punti. Un punto dove c'è un ordigno a difesa dell'obiettivo che i difensori attivano nel momento in cui si sentono sotto minaccia. Questo per evitare che in caso di disfatta gli attaccanti possano prendere l'obiettivo se non disattivano in tempo la bomba che è presente. Una seconda parte che è questa, dove c'è la radio, e una terza parte dove c'è l'ingegnere che sta costruendo dei nuovi droni terrestri da utilizzare come IED, in maniera tale da non dover più creare quelli fissi, ma utilizzare questi qua mobili che non vengono rilevati dai radar. Adesso vi porto dove c'è la prima parte dell'obiettivo, in maniera tale che poi vi faccio vedere le successive. Questa è la prima parte dell'obiettivo. Qui gli attaccanti troveranno la valigetta che permette, dato il serial number di un dispositivo elettronico, avere il PIN code da utilizzare per disattivare quel dispositivo. E seconda cosa, troveranno questa valigetta dove è presente la chiave magnetica che permette l'accesso al laboratorio. Quindi gli attaccanti arrivano, aprono la valigetta, troveranno il serial number posizionato qui, accendono la valigetta che permette la decodifica, attendono l'avvio del sistema, inseriscono il serial number trovato sul dispositivo. La valigetta simula la ricerca del dispositivo dato il serial number. Se il serial number inserito è corretto, si connetterà al dispositivo. Se invece non è corretto, dirà che non ha trovato nessun dispositivo con quel codice e loro potranno quindi reinserire un altro serial number per ritentare la connessione e quindi poi la decodifica del PIN code. Il serial number è stato trovato, la valigetta quindi ci avvisa di premere il cancelletto per iniziare la decodifica del dispositivo. Procede quindi la decodifica. Al termine della decodifica abbiamo il PIN code del dispositivo. Inseriamo il PIN code secondo la procedura indicata sulle istruzioni. Si è aperta la valigetta, posso recuperare la chiavetta col quale accedere al laboratorio. Entrando ulteriormente nell'obiettivo, gli attaccanti si troveranno la bomba che è a protezione dell'obiettivo, come dicevo prima. Loro dovranno a guardare, verificare quale dei cavi dà corrente e una volta identificato il corretto cablaggio spegnere la bomba in maniera tale che possono procedere senza rimanere incastrati o comunque senza che l'ordigno esploda e distrugga tutto. Recuperata la chiavetta, recupero anche la valigetta perché mi servirà anche per la seconda fase. Con la chiavetta accedo al laboratorio. Nel laboratorio troverò il drone vero e proprio, il drone terrestre, dal quale bisogna recuperare l'hard disk per poter studiare la tecnologia che stanno inventando. Prima di poter recuperare però l'hard drive bisogna effettuare una procedura di riavvio del sistema, altrimenti l'hard drive non è utilizzabile. La procedura è sull'ingegnere che in questo momento è assente, dove ci sono scritte esattamente la procedura da seguire.
quindi loro dovranno effettuare esattamente quello che c'è scritto. In particolare, quindi avranno per prima cosa da sbloccare lo scudo. Stesso discorso di prima, anche in questo caso abbiamo un serial number. Inserisco quindi il seriale all'interno del dispositivo. Il dispositivo effettua nuovamente la ricerca e la connessione se tutto corretto. Decodifica del pin code perché il dispositivo ha trovato il seriale inserito, quindi partita la procedura di decodifica. Inserisco il pin code che mi è stato comunicato dal dispositivo. Lo scudo è disarmato, posso quindi procedere con il togliere la prima parte. Qui ho una serie di cavi che devono essere scollegati secondo una sequenza indicata dalle istruzioni. Se sbaglio a staccare i cavi, la memoria viene cancellata e quindi perdo la parte dell'hard drive. Se invece faccio tutto correttamente, parte un countdown dove ogni 10 secondi si accende il LED fino ad arrivare ad accendere il LED verde centrale che mi dà la possibilità di recuperare il mio hard drive. Una volta terminata la procedura di riavvio posso recuperare il mio hard drive e parte quella che è la terza fase. La terza parte è quella che riguarda l'attivazione dell'apparato radio. L'apparato radio serve per richiedere l'esfiltrazione una volta recuperato l'hard drive e l'ingegnere che deve essere sfiltrato vivo. Gli attaccanti devono arrivare, accendere secondo una sequenza i 3 pilastri, una volta accesi mi daranno il canale radio che gli attaccanti dovranno utilizzare per poter richiedere l'esfiltrazione. Si mettono quindi nella safe house, nella safe zone, e richiedono la luce verde. Una volta richiesta luce verde per l'esfiltrazione, l'obiettivo è terminato. Fatto il campo. Quando avete sempre dato mano per l'intera mappa di L'obiettivo del Corela, Regione Lazio, è November Screech of Eagle, e mette praticamente la pattuglia incursori nell'ambito di un abbattimento di un aereo con pilota e navigatore dispersi. Quello che dovranno fare la pattuglia incursori è in un primo luogo andare a recuperare le informazioni dell'esistenza o meno dei piloti, quindi se sopravvissuti, il loro stato. E una volta recuperate queste informazioni dovranno poi andare a prendere la procedura di disarmo e armamento dell'ordigno, i piani di volo e le scatole nere. Una volta recuperate queste informazioni si troveranno davanti la bomba contenente un'ampolla con il virus. Quello che dovranno fare la pattuglia incursore fondamentalmente è accedere al pannello di controllo tramite la rimozione dei 4 bulloni. Naturalmente hanno la cassetta degli attrezzi dove possono utilizzare tutto quello che c'è all'interno. Rimuovendo il pannello di controllo hanno l'accesso al timer. Il timer è naturalmente impostato col tempo della finestra, in questo caso 20 minuti. Tramite la procedura guidata avranno la possibilità appunto di premere l'asterisco e inserire il codice. Una volta inserito il codice, naturalmente la bomba sull'LCD segna il corretto disinnesco e sulla procedura avranno appunto la parte dell'ogiva. Per l'ogiva consigliamo appunto di tirare forte utilizzando le maniglie e da qui accedono al pannello interno dove sarà possibile, con sempre il materiale che forniamo noi, andare a vedere la traccia dei laser e quello che dovranno fare, utilizzando qualsiasi strumento a disposizione, andare a premere un piccolo pulsante che sta posizionato vicino al LED. Premendo quel pulsante disabilitano i sistemi di controllo laser e giroscopici
e da lì possono inserire la mano, prendere l'ampolla del virus e l'obiettivo è completo. Almeno la parte. Un laser? Suona. E una parte interessante è quella per il recupero del materiale appunto del pilota, che è quello che porta l'armamento e il disarmo, che è all'interno di una buca. Noi abbiamo posizionato dei resti che sono quelli appunto del pilota. Allora, qui abbiamo la tomba del pilota, io sono il suo copilota, che se non vengo ucciso ti fornirò più o meno l'indicazione della sepoltura, dove dovranno scavare e trovare appunto la targhetta, la piastrina, identificarlo e poi repertare tutti i resti e i piani, i documenti fondamentali per svolgere il resto dell'obiettivo. Ma i ragazzi hanno il frigo su obiettivo. Well, alright. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it, too advanced to think. You know my intuition.